Partiamo con la solita ironia oh, mamma, che accompagna il calcio, perché settimana e settimana a parlare di Leao, del suo essere manchevole sotto porta contro la Juventus, gli sono state imputate le peggiori cose calcisticamente parlando e oggi poi invece segna due gol che ribaltano il risultato contro la Fiorentina, significano 3 punti, ma soprattutto il primato in classifica. Questo si aggiunge al fatto che non segnava a San Siro da oltre 500 giorni in Serie A, se non vado errato 513 addirittura. E vedete un po' come, ribadisco, tutto può essere ribaltato da una settimana all'altra. Giudizi, storie, premesse, preconcetti e compagnia cantante, perché contro l'Udinese per esempio si parlava anche dell'essere derubati, di come non si possono fischiare determinati rigori. Oggi praticamente il contrario, è il calcio ed è un qualcosa che ormai noi conosciamo molto bene sull'episodio poi centrale legato appunto a Jimenez, che voglio discutere non soltanto in quella circostanza, perché una piccola rivincita me la prendo. Di quell'episodio parleremo, ma ormai io credo che mi conosciate così bene che quasi non c'è neanche da stare lì a perderci troppo tempo. Spero che ormai mi conosciate bene. Ma ci arriviamo. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like, a iscrivervi. Like per l'algoritmo, non sto neanche ormai a specificarlo, non voglio neanche più, no, menzionarlo, quello là. Non lo citiamo. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e vi ringrazio perché come al solito il vostro supporto non è mai da meno. Grazie, grazie per davvero. Ehm, Primo tempo di quest'oggi, un po' in linea con l'intera giornata della Serie A che ci ha regalato davvero poco, ma veramente poco, non solo in termini di gol, ma proprio di ritmo, di prestazioni, di giocate, che ce le ricordiamo. Addirittura nel primo tempo di questa sera la giocata più bella è la padronanza tecnica con cui Magnan si libera di Ken. Cioè, ragazzi, è una roba che fa ridere, ma mica tanto, ecco, in realtà. E quindi molto italiana questa giornata di Serie A, come direbbe Stanis La Rochelle, in tutto e per tutto. E poi però in qualche modo la Fiorentina era andata anche avanti. Ecco, prima di arrivare alle innumerevoli polemiche e discorsi che sapete cerco sempre di mettere in secondo piano, se il Milan oggi è in testa alla classifica, il primo aspetto cruciale è la fase difensiva. È la fase difensiva, ragazzi miei, del Milan. Quello è l'aspetto più importante, dove lì ha impattato maggiormente Allegri, è da lì che arrivano, è lì il punto di forza, è lì che arriva la differenza che c'è dallo scorso a quest'anno, per quanto mi riguarda, perché anche oggi, al netto di qualsiasi discorso, il Milan subisce praticamente niente. Ditemi quello che vi pare. Primo tiro in porta che fa la Fiorentina fa gol, ma davvero primo tiro in porta, non sto estremizzando il concetto, davvero è andata così. Tra l'altro anche lì stesso il Milan poteva fare meglio. Saelemaekers se perde la sponda di non mi ricordo chi, ripiega male, però soprattutto un portiere del livello di Magnan lì secondo me deve fare qualcosina in più. Palla che in qualche modo arriva a Gossens e la butta dentro. Ma anche, ribadisco, prendi quel gol, ma poi qualche tiro di Doma, la fase difensiva del Milan pressoché impeccabile o quasi, ribadisco anche oggi. Nell'aspetto difensivo, perché noi Modric parliamo sempre no, per genio, per qualità, ma ancora una volta Modric è sempre fino all'ultimo secondo è quello che va a recuperare più palloni di tutti, cioè è quello che ripiega sempre, sta facendo un lavoro enorme e io mi sento di dire che a questi ritmi lui può giocare veramente fino a 45 anni. No, non mi meraviglierei se fino a 42-43 giocasse veramente così tranquillamente. No, soprattutto se deve fare una partita a settimana può farla tranquillamente, ma veramente perché è talmente tanto più forte che questi ritmi lui, ma non più forte solo tecnicamente, anche no, atleticamente parlando, quindi c'è poco da dire in tal senso. E poi come dicevo prima una gara tirata, molto tirata, quindi si è decisa sugli episodi. Non è un caso che Leao segna quando è entrato Jimenez e quindi lo
decentra dal ruolo di centravanti vero, sempre più centrale, è rimasto sempre più centrale, ma era lì a orbitare vicino alla prima punta, non era la vera prima punta. Quindi, secondo me, alcune responsabilità oggi della poca forza propulsiva, diciamo così, del Milan, anche lo stesso Allegri, che nella scelta iniziale non mi è piaciuto, ovviamente anche un po' forzate dal fatto che mancavano Rabiot e Pulisic, che anche qui, come in qualsiasi squadra, i giocatori più importanti, se ti mancano, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, e si è sentita l'assenza, però se alle assenze tu ti inventi Makers e Leao lì davanti, che di due non ce n'è uno di attaccante, poi un po' te la cerchi anche. Quindi per me non è un caso che, e qui mi prendo una sorta di rivincita, che metti l'attaccante, la partita ti cambia. Perché Jimenez oggi è entrato benissimo, al netto di quello che poi in aria sembrava che l'avessero sparato, al netto di qualsiasi, però è entrato benissimo. E Jimenez è l'unico attaccante che è il Milan, non me la toglie nessuno sta roba. E se non viene acquistato un centravanti a gennaio, secondo me Jimenez deve giocare titolare e giocherà titolare per il Milan se il Milan vuole fare qualcosa di meglio. E quindi quando parte Leao da lontano dall'area e non nell'area di rigore, molto, decisamente molto più pericoloso. E lì si libera. È vero che in quel frangente era in 10 la Fiorentina, ci sono state polemiche e discussioni, ma anche in 10 non gli devi dare tutto quello spazio a Leao. Poi credo che un portiere come De Gea potesse fare un pochettino meglio, perché il tiro era bello, bello, preciso anche, ma non fortissimo, secondo me, non imparabile, soprattutto per un portiere del livello di De Gea. Ma bravo, bravo, questo non togliamo dei meriti a Leao. Anche il trasformare il rigore stesso ci deve andare dal dischetto, lo sappiamo bene che i rigori si sbagliano e come se lo sappiamo, parlo in linea generale, e quindi importante questa doppietta di Leao, sicuramente importante. E poi andiamo al rigore. Io ribadisco quanto ho sempre detto, non mi smuovo di una virgola. Quante volte, e lo ribadisco per l'ennesima volta, scusate il gioco di parola molto, molto inutile, il rigore, ragazzi, è una roba troppo invalidante. Ed essendo una roba troppo invalidante, il rigore deve essere una roba seria. E lo dico dai tempi dei tempi sino alla nausea, quindi è inutile. Il rigore deve essere una roba seria. E figuratevi se un arbitro deve aspettare il VAR che lo corregga su una roba del genere. No, onestamente no. Soprattutto anche perché la stessa direzione arbitrale, quest'anno si parla di non bisogna fischiare i rigorini. Allora ragazzi, se dite una cosa però cercate di farla rispettare. Questo è, poi attenzione, non è il discorso oggi il Milan, ieri l'Inter, la Marotta League, perché fosse accaduto all'Inter, sapete, ma non mi abbasso mai a questi livelli, queste cazzatine le lascio assolutamente agli altri, come dico sempre, nell'arco di una stagione poi contro e a favore. Al Milan per esempio lo sa benissimo, con l'Udinese l'ho detto prima, e quindi niente, si va tranquillamente avanti, però spero davvero che, eh, che si arrivi al capire che davvero, no? Un episodio del genere sposta così tanto e quindi l'impatto deve essere altrettanto importante. Ecco, questo è quello che mi preme dire. Soprattutto nella fattispecie dove comunque c'era Ranieri, no? Perché non è che tu dici, anche se lo tocca poco, ma lo tocca quel poco che giustamente qualcuno dice gli fa perdere il tempo utile. Sì, però c'era Ranieri, cioè non ci sarebbe comunque arrivato Jimenez, quindi quel po' ragazzi, capito? Non fischiare un rigore del genere, onestamente, ci vuole qualcos'altro per fischiare il rigore, onestamente, dai. Ma o è perché l'ho sempre vista così io, no? Sul discorso di rigore, quindi qualcuno mi potrà dire no, ma sei limitato perché tu hai questa visione ristretta. Può essere, io lo accetto tranquillamente, però per me, ribadisco, il rigore deve essere una roba seria, ecco. Niente, niente.
attenzione al Milan che comunque porta a casa punti anche, ribadisco, senza Rabiot e Pulisic che sono due assenze importanti e quindi comunque occhio a una squadra che quest'anno con questo assetto difensivo, con questa solidità, con questa struttura e col fatto che alla lunga, no? Mm, Attenzione, ecco. Dico solo questo. Attenzione anche a Pioli e alla sua Fiorentina, che comunque devo dire, ma mi aspettavo di più, ma mi aspetto di più alla Fiorentina da Pioli che è uno che comunque gli piace giocare l'anticalcio, cioè veramente poca roba, veramente poca roba. Fatemi sapere cosa pensate voi, commentate, laccate se volete iscrivervi al canale, un grande abbraccio da Neschio.